Ciao ragazzi, oggi è una portata davvero importante, mi avete chiesto di fare una recensione su delle Springer, parlo sempre di PCP e questa volta ho una super recensione perché di fatto con Franco, ciao Franco, parliamo di una carabina Springer ma completamente nuova, del tutto eccezionale, unica, soprattutto unica, in effetti c'è un solo modello. Franco l'abbiamo già conosciuto nel mio video, che vi linko da qualche parte qua sopra, le carabine più belle, perché Franco Zoom In è il nome d'arte FZ. FZ chi è? Se andate a cercare anche su Google lo trovate, perché lui fa questi fantastici calci che hanno un sistema antirinculo che permette quindi alle Springer di avere meno reazioni ed essere più precise, e questa volta Franco si è superato. Adesso lascerò lui parlare perché si è superato, perché oltre a creare una calciatura come quelle che ci ha già abituato a vedere, ha progettato interamente una carabina. Franco, ci vuoi dire qualcosa di questa carabina? È una Springer, quindi c'è un pistone spinto da una molla che comprime l'aria nel cilindro e fa uscire il pallino dalla canna. In questo caso il funzionamento è quello, sì. Sì. Il funzionamento, il principio è quello. Ecco, questa è una carabina un po' particolare perché noi siamo abituati a vedere le carabine Springer con una leva di carico sotto la canna. In questo caso invece la carica è laterale. Praticamente è questo qua. La leva di carica è questa, sì. La leva di carica fa una corsa per cui tira indietro sia il cilindro che il pistone, fino a tanto che il gancio del pistone si aggancia, diciamo, allo scatto, poi dopo si riporta avanti la leva e quindi ritorna in posizione il cilindro che va a chiudere la trasfertoria. Nel momento in cui noi scattiamo parte il pistone e comprime l'aria e così si ottiene lo sparo in pura sostanza, no? Assolutamente. Sì. Allora, la cosa interessante che vogliamo sapere è quando ti è venuta l'idea di andare oltre il calcio e quindi progettare una carabina? Perché? Perché data la mia struttura fisica e l'età non riesco a reggere la carabina, per cui volevo fare una carabina più leggera. Okay. Effettivamente questa è più leggera, pesa 1 chilo di meno di una Springer normale. E 1 chilo è tantissimo, perché è una gara che dura n ore, sì. Avere 1 chilo in più o in meno addosso fa la differenza. Poi anche il trasporto da una pistola all'altra, poi sappiamo che i nostri percorsi sono anche in montagna, per cui esatto. Ecco, si fa una certa fatica. Quello che è interessante, sì, esatto, è questo movimento. Il movimento della carabina che va avanti e indietro. Ecco, questo assorbe completamente il rinculo provocato dallo spostamento della massa del pistone. Dentro il cilindro. Quindi ecco, questo è determinante. Ho pensato a questa cosa quando mi sono accorto che le Springer rompono le ottiche. Perché effettivamente è proprio così. Le Springer, parliamo non soltanto di 16 joule, ma a lungo andare anche le depotenziate, certo, riescono a rompere delle ottiche anche di fascia alta. Certo. Ma questo perché? Perché l'ottica normalmente è attaccata alla meccanica e quindi tutto il rinculo e tutta la botta che prende, che dà il pistone viene trasmessa poi all'ottica. Chiaramente. In questo caso invece l'ottica è collegata al calcio e la meccanica vincula per conto suo. Per cui non prende nessun colpo, nessuna botta, per cui in teoria l'ottica dovrebbe essere eterna. In teoria l'ottica dovrebbe essere eterna, esatto. Ti faccio un'altra domanda, perché qua ovviamente adesso poi vi faccio vedere con qualche video, ci sono dei particolari veramente incredibili sul calcio, di movimenti degli accessori a 360 gradi eccetera eccetera.
Ma per parlare proprio della meccanica della carabina, Sì. quanto tempo ti ci è voluto per progettarla? Ma per progettarla non molto, perché diciamo che ho preso spunto da ciò che era già fatto, per cui Ok. di mio praticamente c'è soltanto l'idea di alleggerire al massimo. Ok. Quindi certe parti che normalmente sono costruite in acciaio poi sono fatte in alluminio. Sono Sì, ci sono le premiazioni, adesso andiamo. Sono fatte in ergal. In ergal, In ok. ergal, quindi è un materiale che ha la stessa resistenza a trazione e a compressione dell'acciaio, invece è Molto più pur leggero. essendo più leggero. E per realizzare poi il tuo Ma progetto, per realizzare mi sono appoggiato, come ti ho detto, a un armaiolo, il quale ha costruito secondo le istruzioni che vi ho dato. perché in effetti non è che chiunque può costruire un'arma che poi deve essere bancata, infatti, ci vuole un un documento. qualcuno Sì? che abbia il brevetto Il per brevetto. poter costruire. Ecco, io mi sono appoggiato a una persona che ha questo brevetto e quindi sono riuscito a fare questo lavoro, insomma. Da notare che qui io ho montato uno scatto, Sì? che è uno scatto match Ok. lo scatto match della Weihrauch, e la canna è una Lothar Walther. Ok, quindi hai preso uno scatto match, una Lothar Walther Sì, una e canna, hai costruito, progettato tutto intorno. tutta la meccanica intorno, realizzato un calcio ad hoc e alla fine c'è questo spettacolo qua. Vedremo pure spettacolo. L'anno di produzione, giusto? 2020, anno di produzione in cui progettazione e delle finiture davvero eccezionali, come possono essere appunto tutte le parti sottostanti, la leva di caricamento e poi un po' di particolari personalizzazioni per l'ottica, che vediamo è un Cytron serie FT mi sembra. Sì, E questa qua, carabina. Ti sono andato oltre, spero di aver fatto cosa gradita. Non ho fatto una recensione di una carabina Springer normale, ho fatto la recensione dell'unica carabina esistente, bancata, 16 giaule 3, fatta interamente, progettata interamente dal nostro buon FZ. Io ti ringrazio Franco, veramente è stato un piacere e un onore. Anche per me. Ciao ragazzi, alla Grazie, prossima. ciao. Ciao.